Salve, sono Daniela Casprini, presidente dell'Associazione Vittime della Caccia. Siamo nati per tutelare le persone che vivono in campagna e che subiscono la pressione venatoria, spesso l'aggressione dei cacciatori, ma non solo, da un sistema venatorio in Italia che veramente è aberrante. La legge che consente l'ingresso dei cacciatori nei fondi privati e legittimi proprietari è l'articolo 842 del Codice Civile ed è nato per volontà di Mussolini. Diciamo che è stata una norma voluta per abituare i contadini più che altro a imbracciare le armi e ad usarle per poi mandarli in guerra. Questa legge, secondo gli esperti di diritto, è incostituzionale, il dibattito però è ancora aperto, più che altro diciamo che verte sulla Corte Europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, dove anche noi ci siamo appellati assieme ad alcuni nostri associati e non solo per motivi di pubblica sicurezza, ma anche per scelte etiche. Cioè io non voglio vedere sangue e uccisioni sul mio terreno e sono libero di disporre del mio terreno come voglio. La caccia è tenuta in vita da molti fattori, quello politico diciamo che recepisce le istanze di quella che è una minoranza in Italia, l'1% costituito dai cacciatori, siamo intorno ai 700.000 cacciatori in Italia, e i politici sono un po' troppo sordi invece alle istanze della maggior parte degli italiani che chiedono a gran voce l'abolizione, intorno a un 70% l'abolizione, un 85% mentre invece chiede una grossa regolamentazione, cosa che la 157, la legge sull'attività venatoria, che regola l'attività venatoria e il prelievo della fauna selvatica, purtroppo non espleta. Ci sono anche degli interessi che vanno al di là appunto del clientelarismo politico, ci sono grossissimi interessi più che altro nella gestione del territorio, perché le province sono divise in ATC, ambiti territoriali di caccia. Questi ambiti territoriali di caccia riguardano il 70% del territorio provinciale, regionale e di tutta Italia. In pratica siamo tutti dentro, le nostre case, i nostri terreni stanno dentro questo 70% dove i cacciatori possono accedere. Gli interessi economici che stanno dietro la caccia stanno appunto nella gestione del territorio, perché province ed ATC prendono moltissimi soldi, ci sono dei fondi che sono destinati per legge a queste istituzioni e queste istituzioni poi gestiscono questi fondi in maniera a mio avviso anche discutibile. Potremmo veramente citare tantissimi esempi. Le aziende faunistico-venatorie ad interesse privato in realtà sono realtà economiche, commerciali che sfruttano i terreni privati che vengono in maniera coattiva espropriati per un tot di anni ai legittimi proprietari, quei proprietari che stanno dentro il 70% del territorio gestito dagli ATC. Allora, nell'ultima stagione venatoria 2010-2011 le vittime della caccia sono 100. 25 sono i morti e 75 feriti per armi da caccia. Sono divisi in ambito venatorio ed ambito extravenatorio. I nostri dati sono estratti occasionalmente, noi facciamo delle rassegne stampa attraverso internet, attraverso i giornali e quotidianamente durante i 5 mesi della stagione venatoria, comprese le preaperture, estraiamo questi dati prendendo queste rassegne stampa e raccogliendole. Alla fine della stagione venatoria, che teoricamente dovrebbe concludersi il 31 gennaio, facciamo i conti e tiriamo le somme. Il nostro criterio sono esclusivamente
le vittime per armi da caccia, che è verificabile anche dal nostro sito scaricando il dossier 2010-2011 www.vittimedellacaccia.org. Che cosa possiamo fare? Noi possiamo fare quello che voi stessi potete fare, voi che abitate in campagna, in luoghi dove la pressione venatoria è davvero pesante. Prendete la legge 157, andate all'articolo 21, il comma 1 stabilisce quali siano i parametri per le distanze di sicurezza cui i cacciatori devono attenersi. Purtroppo questo non succede perché le violazioni a queste norme che dovrebbero rientrare nella pubblica sicurezza vengono sanzionate soltanto con delle sanzioni amministrative in modo assolutamente blando. Però possiamo fare qualcosa, cerchiamo di capire qual è il nostro territorio, casa nostra, come è posizionata rispetto a strade asfaltate, strade percorse solitamente dalle macchine, quindi comunali, provinciali. Vediamo casa nostra dove è situata, anche su Google Maps è possibile verificare queste distanze. Verifichiamo se entro i 100 metri i cacciatori comunque vengono a sparare. Se questo succede sono sanzionabili, dobbiamo assolutamente chiamare i carabinieri, polizia provinciale, forestale, cercando di farli prendere in flagranza di reato. È l'unico modo per dimostrare che quel reato è accaduto realmente, altrimenti diventa un problema. Strumenti per difendersi ne abbiamo pochi, però usiamoli. Legge 157 la troviamo su qualsiasi sito internet che tratta caccia, anche sul nostro. Articolo 21, comma 1, lettere E ed F, dove sono indicati i parametri minimi cui un cacciatore deve attenersi per sparare. Sono dettate le distanze di sicurezza, che sono di spalle, sparando di spalle 100 metri, 50 metri dalle strade, mentre in direzione di case e strade devono essere rispettati i 150 metri. Se questo non succede, chiaramente nel tempo, ed è una violazione sistematica, quindi vi è realmente un problema di pubblica sicurezza, rischiamo la pelle veramente, dobbiamo documentare sempre tutto, anche se facciamo delle denunce a ignoti, queste denunce possono costituire un dossier necessario a presentarlo poi al nostro sindaco. Il sindaco è competente per la pubblica sicurezza, è la massima autorità competente per la pubblica sicurezza e la salute dei cittadini ed è tenuto ad intervenire in tal senso, magari con ordinanze di divieto di caccia, come abbiamo già ottenuto in diversi comuni italiani. Le denunce servono sempre, anche se a ignoti, perché vanno a formare un dossier che è la riprova di quanto accade, meglio se documentato fotograficamente oppure grazie a testimoni. Vi potete rivolgere al nostro sito per qualsiasi informazione, noi facciamo il possibile per rispondere a tutti nei limiti delle nostre possibilità. Paradossalmente l'articolo 842 del Codice Civile, che consente l'ingresso dei cacciatori nei nostri terreni privati, permette appunto di entrare, però non tutti sanno che l'articolo 842 prevede anche che il proprietario del fondo possa chiedere il tesserino venatorio e quindi conoscere l'identità del cacciatore. Quasi nessuno lo fa, non tutti lo sanno questo fatto, ma è bene ribadirlo perché altrimenti questa persona armata e senza nessun riconoscimento visibile a tutti possa entrare a casa nostra impunemente. Un'altra cosa importante che è bene che tutti sappiano è che entro
i 100 metri non è possibile neppure il passaggio se l'arma non è messa nel fodero o comunque smontata in più parti. Minori e caccia, noi abbiamo fatto un capitolo a parte proprio su bambini, perché i cacciatori stanno facendo questo, stanno cercando di portare nelle scuole la caccia, quindi abituare i bambini con un approccio inizialmente morbido, ovvero la tutela con la baggianata della tutela della natura, conoscere la fauna selvatica, eccetera, facendogli vedere che i cacciatori sono brave persone, sono persone che tutelano l'ambiente. Purtroppo poi nella realtà questo non si verifica. Sono già diverse le scuole che hanno accettato lezioni di cacciatori tenute ai bambini addirittura delle elementari. Questa è una cosa che noi riteniamo sia vergognosa, perché attraverso questa forma, diciamo, soft poi arriviamo all'uso delle armi e ogni stagione venatoria conta alcune vittime minori, bambini che emulando il padre o comunque i conoscenti cacciatori prendono le armi, magari non custodite debitamente, e succedono delle tragedie. Questo è un altro aspetto che va assolutamente affrontato, perché non è possibile tollerare che dei bambini restano vittime di un hobby, di una minoranza armata. Le vittime della caccia non sono soltanto le persone sparate, le persone ferite o i morti. Le vittime della caccia siamo tutti noi che dobbiamo subire la violenza, anche visivamente, dobbiamo sopportare la prevaricazione di cacciatori che pretendono di entrare a casa nostra, che pretendono di poter tagliare la rete, magari di un fondo chiuso, persone armate di fronte a cittadini, proprietari di terreni disarmati. Le vittime della caccia sono anche coloro che non possono riposare nei giorni preposti al riposo, il sabato e la domenica soprattutto. Vittime della caccia sono anche le persone che raggiungendo la macchina da casa propria rischiano di essere impallinate. Queste vittime non rientrano nei nostri dati, queste vittime sono vittime a tutti gli effetti, perché questo succede tutti i giorni, fuori che i giorni di silenzio venatorio il martedì e il venerdì si spera, però tutti i giorni durante la stagione venatoria, e con le varie deroghe purtroppo succede anche fuori dalla stagione venatoria. Vittime della caccia sono tutte raccolte, quelle che noi abbiamo trovato con le nostre rassegne stampa nella sezione Storie di ordinaria follia, perché sono vittime che non rientrano nei nostri conteggi, ma sono vittime a tutti gli effetti, persone che rimangono scioccate dalla loro esperienza, che magari sono andate a vivere in campagna per trovare un po' di pace, ma in realtà trovano soltanto una guerra.